Mamma il salamino. Dove siamo? Punto di domanda. Dove vi portiamo oggi a mangiare? Da fare in questo periodo perché tutti questi colori autunnali spiccano, soprattutto perché è leggermente su una collina rialzata. Tra l'altro nel venire su si vedono abbondanti vigne. Ma dove saremmo, amore? A Dozza, Dozzimolese. Una cosa mi ricordavo, mi raccomando non dite quando arrivate a Bologna andiamo alla Dozza, perché alla Dozza da noi sono le carceri di Bologna, invece Esatto. alla Dozza invece è Dozzimolese. Adesso ragazzi facciamo un girettino per il borgo, perché Dozza è anche conosciuta come la galleria d'arte a cielo aperto, perché è piena di murales e di opere d'arte. Mi ha fregato la battuta della Dozza, del carcere, il coso. Allora io adesso gli frego un'altra cosa, guardate cosa c'è qua sotto. Ovviamente ci sono un sacco di ristoranti, di cose, ma noi cosa potevamo scegliere? L'osteria di Dozza. Qui c'è il ristorante e se prima di venire a mangiare volete anche farvi un caffettino con la brioche e la colazione, di fronte hanno il bar. Seguite il dito del Bosch, è lì. Guardate che questi erano i sedili dei treni degli anni credo 20. Guarda che belli che sono. E come al solito io ho delle difficoltà perché mi ordinerei tutto il menù. Nel fine settimana ce l'hanno ridotto e però i piatti sono tutti buonissimi. Noi adesso abbiamo fatto un po' una selezione perché vogliamo riuscire a prendere anche il dolce. Questo ragazzi ve lo dobbiamo far vedere a tutti i costi. Adesso scoprite con noi tutto. I ciccioli, la mia passione. Sono roventi ragazzi queste. Io spero che il mostrino si dia una mossa perché ho una fame e viene su un profumo folle da qui. Mostrino, stavo per azzannare l'antipasto. Non vi azzardate a cominciare senza di me. Perché ma saresti sei attaccato ai miei ciccioli poi soprattutto. Il bello del cicciolo è che è croccante, tenace, però dopo quando lo metti in bocca si scioglie. Esatto. E ha un sapore molto intenso. È successo mentre facevo l'immagine di copertina, un patatrack di cui vedete qui di fianco cos'è successo, ma noi non ce ne siamo accorti. Tutti i prodotti che ci sono su questo tagliere e nel menù vengono da piccole produzioni e per i 3/4 sono locali. Questa qui è una piadina che loro dicono la piadina di Dozza perché vedete com'è bella, è bella ciccia rispetto a quelle di Rimini, di Riccione. E poi ci sono le crescentine che sapete che a Bologna non lo chiamiamo gnocco fritto ma crescentine. Mamma il salamino, sembra crema di salame, è di un morbido. Questa qui di piada è molto soffice dentro, è particolare, non l'avevo mai mangiata, sembra più una torta al testo, molto buona. Com'è piccolina. Allora, questa qui è una crescentina comoda. Se la lasci lì te la metti in tasca e poi... Oh, non mi hai ripreso che ho mangiato il formaggio. Per la cronaca, uno era morbido, sembrava latte di mucca, e questo qui invece era quello stagionato. Sarebbe bellissimo aver avuto il miele e mangiarlo col miele, però.
faceva sta scena, è arrivata la cameriera 2 volte, secondo me ha pensato che siamo deficienti, duri, e non ha completamente sbagliato. Ma nel frattempo è arrivata la grigliata col castrato, salsiccia, castrato e un po' di pancetta, non so cosa. Qui c'è il frigione, caro buon vecchio. Io mi accorgo di non avere le posate e quindi voilà, bagnante con il suo sughetto e un po' di rosmarina, la carne risulta tenera e morbida. Buona, niente di eccellente, ma è buona. questo è una portata per una persona, questo piatto, perché abbiamo bypassato i primi per l'antipasto perché sennò non ci stava tutto. Quindi questo piattone è una porzione ed è una porzione di frigione. Il frigione lo trovate nella ricetta anche su Viaggiando in Cucina, sempre sul canale. È un sughetto meraviglioso a base di cipolle e pomodoro, tipico della Bologna, che si accompagna con quello che vi pare. Anche sui crostoni è buonissimo, è alla temperatura della lava, per quello che sto cincischiando, fuma come un camino. Buonissimo, salsiccia spacca, è buonissima. Ci hanno portato una bottiglia di olio extravergine di oliva di Brisighella. Brisighella sapete che è una zona di produzione di olio extravergine particolarmente buono, squisiterrimo, ed è qui a un tiro di schioppo, e questo lo rivedrete nel dolce, non vi anticipo niente. Il motivo per il quale non abbiamo preso i primi è questo, cioè di prendere questi 2 dolci particolarissimi. Nel mentre vi ricordo che tutte le anticipazioni sono su Instagram. Il gelato alla crema con arachidi salate, olio di Brisighella DOP e mosto cotto, e il mostrino invece, su leggero suggerimento, ha preso un cremoso di ricotta e squacquerone con composta di mori, biscotto di mandorle e mandorle tostate. Cioè, pensare l'olio con il gelato. Comunque hai fatto la furba, questo qui lo volevo prendere io e invece alla fine te lo sei preso tu. Chi è che si è tenuto la costina di castrato? Questo è un gelato sicuramente artigianale perché ha un sapore da fuori di testa, e posso dirvi che è gelato, che è stragelato, partono le crepe nei denti, state attenti. L'abbinamento con l'olio Evo è particolarissimo. Fammelo vedere. È veramente, non so come dire, dà un gusto al gelato Minerale. No, probabilmente amplifica il sapore della crema, perché sentite all'inizio questo qui è un olio di quelli molto aromatici, si sente tanto quel pungente sul palato, quindi non è un olio delicato, è un olio romagnolo, quindi un olio che pompa logicamente, quindi sentite subito il piccante sotto al palato dell'olio, e poi arriva il dolce del gelato. È una cosa fuori di testa, è eccezionale. Questa è ricotta? È ricotta e squacquerone. La ricotta secondo me anche con il solito goccio di miele sarebbe magnifico. Parte della granella che è comunque tenace, scrocchia in bocca, e poi la parte della ricotta che è subito morbida, così non può sbagliare. La ricotta poi, se è buona, sfido chiunque a dire che non sia un piatto delicato. Abbiamo speso 65 euro, spero che sia questo lo scontrino giusto. No, 68, scusa. E mi investiranno fra breve, bellissimo. Ma il video non è ancora finito, perché adesso vi facciamo fare un girettino alla Rocca Sforzesca con l'Enoteca. Ma te stai cercando l'enoteca o l'ingresso? Tutti e due, perché senza l'ingresso non trovo l'Enoteca. Ah, va bene. Ragazzi, ho un problema, siamo appena entrati, mi sono già persa il Monster. Stavo ascoltando che questa rocca è stata edificata dal comune di Bologna a difesa, era una rocca militare difensiva. Poi quando ho letto sta cosa mi sono girata, il Monster non c'era più.
Le torri hanno sempre un grandissimo fascino nei castelli. All'interno della rocca un segreto oscuro è celato. Tra le mura del mastio centrale riposa il drago Firstan. Leggenda narra che nell'anno domini 1062 venne scoperto un rettile dalle fattezze mostruose che nella boscaglia si nascondeva. Uccideva il bestiame e avvelenava i corsi d'acqua, così il cavaliere Cassiano Oroboni partì coi suoi valorosi uomini per sconfiggerlo, ma a nulla valse l'impresa. Il drago, cercando di proteggersi, si rifugiò nel castello e da allora, una sola volta ogni 2 anni, si risveglia per soli 2 giorni. Apparizione ai miei occhi, seguitemi. Il posto più bello di tutto il castello. No, che cos'è? La cucina medievale? È la cucina medievale, ma no, guardate questa qui, penso sia l'unica che abbiamo visto oggi così tenuta, è stupenda. E poi è enorme, questa è una vera cucina, oh raga. Non fatevi mai più uscire da qua. Scusate, per i genovesi o i liguri che ci seguono, quello lì era il pestelleno. Questa qui, ragazzi, è la nonna papera originale. I rulli per passare la sfoglia e la manovellina. Da non credere. Ragazzi, se volete fare gli assaggi vi danno la tesserina, voi la infilate, scegliete il vino che volete, i quantitativi ve li mettono qui a secondo di quanto volete trincare, se poco poco, una mezza via, un po' di più. Poi scegliete i vini, di cui hanno i bianchi e il passito che io devo assolutamente assaggiare. Questo qui è un Vigna della Signora, cioè il mio sa di fragola, è una roba. E ovviamente il Michelangelo e Caravaggio è finito. Adesso vi facciamo vedere come funziona. Pinot Nero, che a me piace molto. Vivi è di Ravenna. Vai. Sa di tabacco, come tutti i vini rossi che si rispettino, però un tabacco delicato. Io francamente sono più appassionata con i bianchi, cosa ci posso fare? Non so, vabbè. L'ultimo goccio di vino che voleva il Monster, che era out e non si poteva, ce l'ha lasciato il signore, gentilissimo. Facciamo questo assaggio qua, comunque sono molto aromatici e si sente che il vanigliato e anche il tabacco. Io ho un debole per i passiti, per i bianchi, sono una donna e funziona così. Questo poi è un passito di Albana. L'Albana è un vitigno che è stato recentemente riscoperto. Abbiamo un amico sommelier che ci ha fatto fare una degustazione, vengono fuori dei vini che spaccano. Com'è? Sa di mela, di caramello, è un passito comunque fresco in bocca e questo qua è fantastico. La salivazione, perché ha anche un pelino di acidino, sembra una mela renetta quasi, una roba eccezionale. Date una chance all'Albana.
vai lontano dalla mia inquadratura. Giornata, ecco, adesso io non so più cosa devo dire. Mi hai distratta, mi ero fatta tutto il mio... È la terza volta che faccio questa chiusura, non so cosa dirvi, se non che è stata una magnificherrima giornata. Ma soprattutto, visto che abbiamo fatto questo borgo perché ce l'ha chiesto uno di voi, ci scrivete per favore nei commenti quale borgo in Italia vi piacerebbe visitassimo per farvelo vedere sul canale YouTube. Alla fine di questa bellissima giornata noi abbiamo raccolto il nostro caro vecchio vinello, vi salutiamo, ci vediamo alla prossima. Ma non siete ancora iscritti? Ma non siete ancora iscritti? Iscrivetevi al canale, se no vi spacco le ossa. E vi saluto.